Walker, allora spero vivamente che tu abbia riconosciuto la linea di basso dell'intro, ma non temere, guarda questo video fino alla fine perché ti svelerò bassista, band e album. Eh sì, perché oggi non siamo qui a parlare di uno o due bassisti, ma bensì di 10 bassisti. Bassisti che di norma, diciamo così, vengono presi un po' meno in considerazione. Ma tutto questo, come sempre, dopo che ti sarai stappato la solita buona birretta. Addirittura i più sottovalutati. Boom! Scusatemi, chiedo veramente perdono, anch'io ogni tanto mi lascio prendere da questa mania del clickbait. No, state tranquilli. Non ho intenzione di stilare nessuna classifica che tanto sarebbe comunque soggettiva e inutile. Quello che voglio fare oggi è semplicemente parlarvi di un po' di bassisti che personalmente a me piacciono molto, ma di cui effettivamente in rete non trovo mai troppe informazioni, come nel caso di altri. Ecco, questo è un po' lo scopo di oggi. Come sempre vi chiederò poi alla fine se siete d'accordo e se avete magari qualche altro bassista che secondo voi meriterebbe un po' di considerazione in più. Ma cominciamo subito con questo lungo elenco. Allora, il primo di cui vi voglio parlare è una vita, è da quando ho aperto questo canale nel 2017 che vorrei parlarvi in qualche modo di questo personaggio. Perché? Perché è un bassista al servizio di un artista che è stato quello che probabilmente mi ha iniziato alla musica quando ero poco più che un bambino, un adolescente. Sto parlando del signor di Mr. Gary Tallent. E chi è Gary Tallent? È il bassista della E Street Band, ovvero la band di Bruce Springsteen. Quando si parla di Springsteen, io lo so che tendenzialmente si pensa a lui, si pensa al cantante, si pensa a quello che riesce a fare dal vivo, i famosi concerti di 4 ore e quant'altro. Però secondo me non si parla mai abbastanza di quella che è la band che lo accompagna dall'inizio della carriera, da 50 anni. È 50 anni che questo signore Gary Tallent suona con la E Street Band e vi assicuro che assolutamente sa il fatto suo. Gary Tallent è un bassista rock, ma è un bassista veramente non virtuoso, ma quantomeno originale. Le sue linee di basso non sono mai scontate, hanno sempre un suono pieno che identifica proprio il sound di questa band, che vi consiglio di valutare, di ascoltare, soprattutto nei live, ma anche nei dischi, soprattutto nel periodo che va dagli anni 70 agli anni 80, anni in cui il buon Gary Tallent suonava principalmente come basso, pensate un po', un Danelectro Longhorn. Vi ricorda qualcuno questo basso? Ecco, pensate che già 50 anni fa lui lo portava sui palchi di tutto il mondo con la E Street Band. E non solo, di recente suona invece un basso Spector, quindi anche questo basso di cui ho avuto modo di parlare in un altro video che ha destato particolare interesse su questo canale. Quindi Gary Tallent, E Street Band e Bruce Springsteen. Questo è il primo bassista di cui volevo parlarvi brevemente. Continuiamo, stiamo nello stesso periodo, sempre tra la fine questa volta degli anni 70 però e più gli anni 80, e il bassista di cui vi voglio parlare è di una delle mie band preferite. Ecco, sto andando molto a gusto personale, sarà per quello che li ritengo un po' sottovalutati, perché io li ascolto praticamente da 40 anni e quindi mi sembra che se ne parli un po' poco. Il bassista in questione è il bassista della band dei Dire Straits, John Isley. E secondo me è abbastanza logico che si parli un po' meno del bassista dei Dire Straits, perché sappiamo tutti che l'elemento dominante all'interno di quella band è sicuramente Knopfler, cantante ma soprattutto chitarrista dalle doti veramente fenomenali. Quindi quando si pensa ai Dire Straits il più delle volte si pensa a lui, naturalmente. Però ascoltatevi bene i brani dei Dire Straits e cercate di capire cosa fa John Isley. Fa quello che deve fare un bassista, ma lo fa bene, lo fa veramente bene, e senza le sue linee di basso molto spesso i brani stessi non sarebbero la stessa cosa dal mio punto di vista. Quindi vi invito ad ascoltarlo in maniera attenta per cercare di capire come si può sviluppare una linea di basso in modo intelligente senza essere per forza dei virtuosi dello strumento. Anche per lui facciamo una brevissima analisi della strumentazione. Lui suona principalmente, ha sempre suonato principalmente un Wall MK1, però lo si vede spesso anche con i classici jazz o precision, quindi un bassista assolutamente classico anche nella strumentazione.
Andiamo avanti con il terzo bassista. Questo probabilmente è un po' meno conosciuto, perlomeno io credo che neanche gli altri due fossero così conosciuti, ma quantomeno i nomi delle band o appunto del cantante per cui suonavano lo erano decisamente. Invece in questo caso stiamo parlando di un bassista che si chiama Lonnie Turner. Avete mai sentito parlare di Lonnie Turner? Se no, ve lo dico io, è il bassista della Steve Miller Band. Tutti, credo, almeno una volta nella vita abbiamo suonato questo brano. Una linea di basso storica per quanto semplice, ma andate a sentirvi un disco intero. La Steve Miller Band fa dischi dagli anni 70, è ancora attiva, anche se il bassista chiaramente non è più lui perché è morto qualche anno fa, ma ascoltatevi veramente cosa faceva e ascoltatevi in generale la band, perché la Steve Miller Band secondo me è una band, perlomeno alle nostre latitudini, abbastanza sottovalutata, ma vi assicuro che ha una discografia veramente ampia e tutti i dischi, tutti i brani sono veramente interessanti, soprattutto dal punto di vista bassistico. Ecco, Lonnie Turner era un accanito sostenitore, suonatore, diciamo così, di Fender, ma fu anche uno dei primi ad accaparrarsi un prototipo, pensate addirittura, di un Music Man. Se lo fece dare personalmente da Leo Fender e iniziò a suonare questo strumento quando ancora non era uscito, non era commercializzato. Di lì a poco poi sappiamo com'è andata con il Music Man, però possiamo dire assolutamente che sotto questo punto di vista è stato anche un pioniere. Stiamo sempre nella stessa fascia di tempo, siamo sempre nello stesso periodo e lui è un altro bassista di un'altra delle mie band preferite. La band sono i Lynyrd Skynyrd, gruppo fondamentale nella storia del Southern Rock. Lui è Leon Wilkeson, non ho mai capito come si pronuncia esattamente il suo cognome, comunque diciamo che è il bassista che è entrato nella band dal secondo album e c'è rimasto fino alla tragica fine della band del 77, alla quale tra l'altro c'è da dire una cosa, che lui è sopravvissuto all'incidente aereo. Ovviamente comunque la band non c'era più, si è sciolta. Negli anni 80 i superstiti, tra cui lui e qualche sostituto, per esempio il fratello del cantante Ronnie Van Zant, hanno riformato, hanno fatto una reunion per poi continuare fino ai giorni nostri. Sono attualmente in attività, chiaramente della band originale non è rimasto più nessuno, lo stesso Wilkinson è morto poi, se non sbaglio, intorno al 2011. In ogni caso vi consiglio di andare a sentire anche in questo caso i dischi di questa band per capire quanto importanza davano alle linee di basso e quanto lui è stato quantomeno originale nel costruirle. Bene, abbandoniamo il periodo, il filone anni 70 fino agli 80, ci spostiamo in avanti in uno di quei periodi che è in assoluto tra i miei preferiti per la storia del rock. Stiamo parlando degli anni 90. Negli anni 90 sappiamo benissimo che è successo di tutto, quindi partiamo da una delle cose più importanti. Qual è il movimento più importante, uno sicuramente di quelli più importanti degli anni 90? Sicuramente il grunge. Allora verrebbe facile da pensare che ora vi faccio il nome di Novoselic e dei Nirvana, ma Novoselic fortunatamente per lui e anche meritatamente è già abbastanza trattato. Qui sul tubo trovate dei video che ne parlano e sappiamo benissimo essere stato un gran bassista di una delle band probabilmente più importanti della storia del rock e sicuramente la più importante del movimento grunge, o perlomeno la più famosa. Ecco, non voglio creare zizzania dicendo cose che magari possono offendere qualcuno. Comunque non è di lui, dicevo, che vi voglio parlare. Io voglio parlarvi come quinto bassista di questa mia personale lista di Robert DiLeo, che è il bassista degli Stone Temple Pilots. DiLeo racchiude in sé tutti gli elementi del bassismo del periodo grunge, ma in più ha un senso ritmico, ha sviluppato un senso ritmico veramente notevole. Questo probabilmente perché, come sempre ha detto, lui è stato influenzato maggiormente da bassisti come James Jamerson o Rocco Persia, oltre che i classici Paul Jones, Johnny Whistle, eccetera. Ecco, DiLeo è uno che suona bassi Schecter, con cui ha anche collaborato, tra l'altro
l'altro per la realizzazione di qualche prototipo, perlomeno prototipo quando li aveva iniziati lui, dopodiché gli stessi bassi sono stati messi in commercio. Quindi anche Di Leo, bassista che assolutamente andrebbe ascoltato con maggiore attenzione, e bisognerebbe appunto secondo me anche studiare qualcosa delle sue linee di basso che sono assolutamente interessanti. E se parliamo degli anni 90 non possiamo tralasciare neanche il filone metal. Nel 91 sfornano il loro disco più famoso, anche se probabilmente non il loro migliore, anche qua non voglio entrare in polemica, stiamo parlando del Black Album. Sul Black Album suona per la seconda volta, dopo Injustice for All, Jason Newsted. Ecco, Newsted credo che sia in assoluto, poveraccio, suo malgrado, un bassista sottovalutato, ma perché? Per il semplice motivo che aveva l'ingrato compito di sostituire Cliff Burton all'apice della sua carriera, all'apice della sua tecnica, in una band che stava veramente sfondando anche e soprattutto grazie a lui. Si è trovato a sostituire questo mostro sacro e cacchio, vorrei vedere voi cosa combinavate. Ci sta che non sia rimasto magari negli annali, sicuramente non per quanto fatto con i Metallica, ma vi invito ad andare a ascoltare la sua discografia con le sue band, con i progetti che ha avuto parallelamente ai Metallica e poi soprattutto appena uscito, e vi assicuro che stiamo parlando di un bassista che sa assolutamente il fatto suo, suono, dinamiche, presenza, un bassista che sa fare quello che deve fare nel suo genere quantomeno. Bene, continuiamo, stiamo ancora negli anni 90, non so se si vede che è uno dei miei periodi storici preferiti per quello che riguarda la storia del rock. Se abbiamo parlato di grunge, abbiamo parlato di metal, prendiamo un bel aereo, ce ne andiamo dall'altra parte dell'oceano, vediamo qua in Europa, esattamente in Gran Bretagna, e cosa troviamo? Ovviamente il Britpop. E una delle band più grandi del Britpop sono, secondo me, non quelli che pensate voi, gli altri, i Blur. Alex James, signori, non so se avete mai fatto caso a cosa fa Alex James nei brani dei Blur. Le sue linee di basso sono veramente belle, veramente geniali, mi viene da dire, per alcuni aspetti. Quindi se non lo conoscete andate ad approfondire, andate ad ascoltare i dischi di quel periodo particolarmente dei Blur, quindi degli anni 90, fine anni 90, insomma il periodo storico loro, il periodo in cui sono usciti alla grande, e fate caso a quello che succede dal punto di vista bassistico, sempre con un bel precision, e cosa tira fuori. Ecco, secondo me è un bassista di cui assolutamente bisognerebbe parlare di più. Questo è il succo del video di oggi, bisognerebbe parlarne di più. Ecco, sottovalutati forse un po' esagerata come parola, lo so, non ripetetemelo, però bisogna ammettere che comunque di questi bassisti si parla poco. Bene, ed ora è arrivato il momento che tutti quanti stavamo aspettando. Di chi era quella linea di basso che vi ho fatto ascoltare nell'intro del video? Lo sapete? Ditelo. Sì, lo so che lo sapete, sono i Faith No More. I Faith No More sono state una delle band più geniali degli anni 90, secondo me. Mike Patton è un genio, lo considero realmente un genio. Ascoltate soprattutto altri suoi progetti come Mr. Bungle, per esempio. Ecco, e non sottovalutiamo il bassista che è Billy Gould, il bassista dei Faith No More, naturalmente. Tutti hanno suonato almeno una volta nella vita Epic. Sì, ma questo è facile, una nota sola, sì, slap, una nota... Vero, ma andate ad ascoltarvi il resto del disco, ascoltatevi la linea di basso di quel brano che vi ho fatto sentire in entrata, che era Star AD, e vi sfido a crearla, a pensarla, una linea di basso del genere, e non è l'unico, ci sono tantissimi brani all'interno della discografia dei Faith No More che si reggono a volte sulle linee di basso, che sono assolutamente interessanti sia come note, sia come suono e tutto il resto, quindi parliamone un po' di più anche di Billy Gould, che secondo me
me è stato ed è tuttora un grande bassista. E adesso però basta con gli anni 90. Sì, va bene, ancora una cosa, concedetemela, cosa c'è stato ancora negli anni 90? Vedete che decennio ricco di avvenimenti dal punto di vista musicale. È rinato il punk, chiamiamolo pop punk se volete, ma c'è stato anche quello e ci sono state delle band che ancora oggi vanno avanti. Per esempio i Green Day, naturalmente, ci sono state delle band che non hanno continuato ma hanno comunque lasciato il segno, ci sono stati anche dei bassisti. Io non voglio parlarvi oggi di Fat Mike, che ha ragione, viene considerato già un ottimo bassista e cantante, ma lui appunto suona il basso e canta, ha centrato nel segno, ha fatto delle cose meravigliose, però ha forse un po' oscurato un altro bassista cantante di una band importantissima, Mark Hoppus, dei Blink 182. I Blink 182 vengono sempre associati a quella cosa di facile ascolto, di quella cosa più pop che punk volendo vedere, però andate a sentirvi cosa fa, cosa suona mentre canta, e secondo me non è una cosa da tutti. Ecco, io vorrei che gli si desse un po' atto di questa cosa, perché a parte il fatto che i Blink 182 poi dal vivo spaccano, sono veramente fenomenali secondo me, in ogni caso resta il fatto che secondo me lui va considerato assolutamente tra i più grandi, perlomeno del suo genere. Ci siamo arrivati, manca solo il numero 10 e ovviamente non potevo esimermi anche in questo video di parlare di almeno una bassista. Chi è una bassista sottovalutata? Adesso non cominciate, non sbizzarritevi con i soliti nomi, parlo solo di una persona che è Emma Anzai, che è la storica bassista dei Sick Puppies, una bassista assolutamente virtuosa, guardate un po' cosa combina. E di video e di brani così ne trovate veramente tantissimi. Tra l'altro, io l'ho scoperto da poco, devo ammettere che non lo sapevo, ma credo da un anno, forse 2 al massimo, è entrata a far parte degli Evanescence, quindi ora attualmente è nella line-up degli Evanescence ed è in tour insieme a loro. Direi che ci hanno guadagnato, dai, diciamocelo chiaramente, dal punto di vista bassistico hanno preso veramente un fenomeno di cui bisognerebbe, secondo me, ripeto, parlare un po' di più. Bene, e questo era l'ultimo esempio, questa è l'ultima bassista di cui vi ho voluto parlare oggi. Cosa ne pensate? Conoscevate tutti questi bassisti? Avete mai fatto caso a quello che fanno sui dischi? Ci sono altri bassisti che secondo voi meriterebbero un po' più di spazio, ecco, perlomeno dal punto di vista mediatico, quantomeno su YouTube, che se ne parli un po' di più? Invece vedo appunto che purtroppo si parla sempre di una solita manciata di bassisti fenomenali, per carità, però ecco, secondo me andando ad ascoltare, andando un po' più nei meandri della musica, riusciamo a trovare tantissimi altri artisti in grado di darci qualcosa dal punto di vista musicale, dal punto di vista tecnico. Quindi come al solito vi chiedo di sbizzarrirvi qua sotto nei commenti e lanciarmi anche qualche idea, propormi qualcuno che magari non conosco. Sono assolutamente aperto sempre a nuove idee e a nuovi spunti musicali. Anche per oggi è tutto e come al solito prima di chiudere vi ricordo che sul mio sito davidemartini.com potete trovare tutti i miei videocorsi per basso elettrico, quindi corsi per i principianti, corsi un pochino più avanzati, corsi un pochino più specifici per chi vuole imparare a suonare il blues piuttosto che il rock e tantissime altre cose. www.davidemartini.com. Se invece non ve ne frega niente dei corsi potete sempre magari farvi un giro sui miei social, che sono Facebook, che sono Instagram, che sono TikTok e tanti altri. No, non è vero, sono solo quei tre lì. Se non ve ne frega niente neanche dei social, come sempre dico, potete anche pensare di venire a trovarmi qui a casa mia. Anche per oggi è tutto, ciao ciao!